9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. A full moon to me on a clear night is one of the most beautiful sights I ever see. And I can see my landing site, not exactly, but I see the area of the moon where I landed. Gives me a very nostalgic feeling that, I'd like to go back. I look at it in a little different light because I was there. I saw things. I looked up close, and of course I sometimes look up at it every time there's a full moon and relate back to those good days. Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Il tema di oggi è: quale referenza scegliere del nuovo modello Omega Speedmaster Moonwatch? Ci sono delle caratteristiche che differenziano i due modelli e sono 4: il vetro, il fondello, la rifinitura del bracciale e il logo sul quadrante. Ok, quindi quale scegliere? Pensavo di avere le idee chiare sullo zaffiro, ma una volta entrato in Boutique Omega la sensazione cromatica del vetro in plastica rendeva il quadrante di un nero più intenso, di un bel nero intenso, rispetto a la sensazione sbiadita che mi dava il vetro zaffiro. Il miglior consiglio che posso darvi è che sono tutti e due modelli validissimi, e in base alle esigenze della vostra collezione poi dovrete scegliere voi quello che fa più al caso vostro. Ok, allora partiamo dal vetro. È ormai risaputo che per gli appassionati di Moonwatch il Moon è solo vetro plastica, perché va a riproporre quelle caratteristiche dei modelli vintage. Però è anche vero che bisogna fare una stima delle caratteristiche positive e negative dei due modelli e poi scegliere quello che appunto si adatta più al nostro caso. Il pensiero di rigare il vetro plastica o di opacizzarlo nel tempo lo rende un punto a sfavore. È molto più pratico e funzionale un moderno vetro in zaffiro. E qui subentra un altro punto a favore del modello zaffiro: il quadrante con il logo applicato Omega a ore 12. Questa soluzione fu adottata dal 1957 fino al 1968 e le referenze che andarono sulla Luna furono la 105 012 di Neil Armstrong e la 145 012 di Buzz Aldrin e Michael Collins, che avevano appunto proprio questa caratteristica di logo applicato sul quadrante, che insieme allo scalino nel quadrante, lo step dial, alla famosissima lunetta con il puntino sopra il 90, la Don Basil, e i tasti crono più grandi e l'estremità delle lancette a punta rendono omaggio al vero Speedmaster Moonwatch 321 dopo 50 anni. Mentre per il vetro plastica il logo è stampato sul quadrante, sistema che è stato utilizzato dal 1969 fino ad oggi. Il fondello per il modello in zaffiro è a vista e ho fatto questa considerazione. Anche per quanto riguarda il modello Zenith il primero, il cronografo ha anche esso il movimento a vista, perché ha assolutamente qualcosa da far vedere, come è in questo caso del nuovo calibro di manifattura Omega, il 3861, che è un gioiello della tecnica, con la sua spirale libera in silicio e con il suo scappamento coassiale, che è una rivoluzione dell'orologeria.
Se non vi ha convinto questa versione di MooWatch, basta pensare che Omega utilizza già questa soluzione in molte limited di Speedmaster con doppio vetro zaffiro. Un esempio è il nuovo 321, che però boccio questa soluzione per i MooWatch di serie con 1861. In questo caso meglio il classico vetro esalite plastica e fondello chiuso, che erano le poche caratteristiche rimaste del vero MooWatch originale. Invece il modello con vetro plastica mantiene il suo fondello chiuso in acciaio, che è una soluzione più classica e professionale. Personalmente negli orologi, soprattutto nell'orologeria medio-bassa, con orologi che utilizzano calibri ETA, Sellita, soprattutto nei diver, io preferisco il fondello in acciaio per la sua robustezza e affidabilità. Il bracciale nelle due nuove referenze ha una differenza che consiste nella rifinitura del bracciale. Per il vetro zaffiro abbiamo i due binari lucidi. Invece per quanto riguarda il vetro esalite, vetro plastica, ha una differenza che il bracciale è interamente satinato, quindi opaco, gli dà un aspetto più professionale. Allora, l'unica cosa che posso dire del bracciale di queste due nuove referenze è che è simile e quasi uguale, se non uguale, al modello del 1969 dell'Apollo 11, il modello in oro. Questo bracciale ha le stesse maglie e la stessa clasp con questa lavorazione a righe che è molto elegante. E in poche parole non è nient'altro che va a riprendere quelle che erano le misure vintage dell'epoca. Quindi, riassumendo, la referenza che meriterebbe di essere scelta è la vetro zaffiro, per via della somiglianza al vero MooWatch e grazie alla caratteristica del logo applicato del quadrante. Essendo dotato del nuovo calibro di ultima generazione, il doppio vetro zaffiro è una soluzione più coerente e moderna, mentre la referenza con vetro plastica non è nient'altro che un'evoluzione del penultimo modello di Speedmaster, che negli anni ha subito delle modifiche discostandosi dal MooWatch andato sulla Luna. Aggiungo anche che tra la versione di 1861 preferisco la versione nuova di 3861, perché il nuovo calibro ha ottenuto la certificazione COSC METAS, che lo rende più preciso con uno scarto giornaliero da 0 a più 5 secondi al giorno. Bene amici, siamo arrivati alla fine di questa disamina tra quale referenza scegliere del nuovo Omega Speedmaster. Io spero di avervi aiutato nella scelta e di non avervi dato ulteriore confusione, ma al contrario, e anche di avervi aiutato magari per quanto riguarda delle scelte future. Io inoltre vi direi di seguirmi sul canale, in quanto vorrei creare più contenuti di questo genere e mi piacerebbe parlare per la prossima volta magari dell'ETA 2824 e fare un confronto con il nuovo calibro di derivazione dello Swatch Group, che è il Powermatic 80, che secondo me è molto interessante. Ho letto molte cose interessanti e volevo esprimerle e condividerle con voi sul canale. Va bene, siamo arrivati alla fine, vi ringrazio e un saluto. Ciao!